Onegaishimasu. Oggi vi parlerò del maestro di karate che ha cambiato la storia del Kyokushinkai per sempre. La storia di un maestro che ha sfidato la morte e ne è uscito vincitore. Un maestro che ha cambiato totalmente le regole ed ha creato una via marziale che ha ridato nuova vita al karate. Oggi vi racconto la storia del maestro Tadashi Nakamura. Tadashi Nakamura nasce il 22 febbraio del 1942, proviene da una famiglia della classe media. Sua madre era un medico e suo padre un banchiere. Tadashi Nakamura iniziò il suo allenamento nel karate molto giovane e precisamente nel 1953 all'età di 11 anni. Venne introdotto al karate dai suoi fratelli maggiori che studiavano già Wado Ryu e Goju Ryu. Le sue prime esperienze marziali furono col kendo e poi col karate si unì allo stile Goju sotto la guida di Kei Miyagi Sensei, figlio del famoso fondatore dello stile Goju Ryu, Shogun Miyagi. Nel 1956, a soli 14 anni, Nakamura iniziò a studiare con Masutaka Oyama. Oyama aveva aperto un piccolo dojo da pochi mesi. Il dojo si trovava dietro la Rikkyo University di Tokyo. Nakamura cambiò stile quindi e cambiò anche dojo proprio nel 1956. Diventando uno dei primi studenti di Oyama. All'epoca Oyama insegnava elementi di Goju Ryu, Shorin Ryu e Kabayashi Ryu Karate, che erano tutti stili che Oyama aveva praticato. Nel 1959 Tadashi Nakamura ottenne il grado di Shodan. Allenarsi con Oyama era veramente dura e Nakamura ricorda che gli studenti uscivano dalle sessioni di allenamento molto stanchi. C'erano ben 4 lezioni a settimana, con sessioni che duravano 3 ore e solo la sessione dedicata al combattimento durava più di un'ora ed erano allenamenti molto intensi e duri. A causa di questo molti studenti abbandonavano le lezioni, trovando le sessioni di allenamento troppo dure. All'epoca Tadashi fu il più giovane studente di Kyokushin in Giappone a ricevere la cintura nera. Raggiunse infatti questo risultato a soli 17 anni. Nel 1961, all'età di 19 anni, Nakamura debuttò sulla scena del combattimento sportivo ed esordì subito da vincitore al torneo All Japan Student Open Karate Championship. L'anno seguente Nakamura divenne un eroe nazionale però in Giappone, sconfiggendo un campione thailandese in un incontro per determinare quale nazione tra la Thailandia e il Giappone avesse l'arte marziale migliore. I thailandesi infatti lanciarono una sfida dichiarando che il karate giapponese era morto e poco efficace. Lanciarono questa sfida ai giapponesi che accettarono subito e così 3 super giovani combattenti di karate dal Giappone si presero il compito di lottare contro i thailandesi ed erano Kenji Kurosaki, Tadashi Nakamura e Noboru Ozawa. La sfida ebbe luogo al Lumpini Boxing Stadium di Bangkok in Thailandia. I giapponesi riuscirono a vincere 2 dei 3 incontri in programma e nel suo incontro Nakamura combatté contro un campione thailandese e riuscì a metterlo KO. Questo episodio lo rese di colpo un eroe nazionale in patria, in Giappone. Ma non finì certo così la sua carriera di combattente. Nakamura infatti avrebbe vinto in futuro molti altri tornei durante la sua carriera agonistica. In questo periodo, grazie alla sua esperienza, Nakamura iniziò anche a insegnare karate ad altri. Divenne anche il secondo uomo a completare con successo la prova del Kyokushin del combattimento contro 100 uomini. Inoltre fu anche assunto come istruttore capo al Camp Zama, una base militare statunitense vicino a Tokyo, dove operò dal 1961 al 1965. Allenò anche la squadra di karate della Tao Medical University per 3 anni. Nakamura fu anche istruttore capo al Kyokushin Karate Onbu a Tokyo. Nel 1966 Nakamura si laureò all'università con una laurea in architettura. Era uno studente modello e gli fu offerto così un posto di lavoro presso l'azienda Daiichi con un buono stipendio ed una mansione di grande prestigio. Tuttavia Tadashi Nakamura, andando anche contro il desiderio dei suoi genitori che lo volevano in una carriera lavorativa, scelse invece di realizzare il suo sogno, che era quello di viaggiare per il mondo ed insegnare il karate. Il 5 aprile 1956 Nakamura ebbe la possibilità finalmente di realizzare il suo desiderio. Oyama infatti lo scelse per andare negli Stati Uniti a diffondere il Kyokushin Karate. All'età di 24 anni così Nakamura fondò il suo primo dojo alla Brooklyn Academy of Music di New York. All'inizio le cose furono lente a decollare, ci furono dei problemi, Nakamura dovette affrontare vari sfidanti che lo misero alla prova. Gli americani non volevano insomma uno straniero a intralciare il loro settore delle arti marziali. Tadashi Nakamura dimostrò di essere un gran combattente e molti di questi sfidanti che lui aveva battuto alla fine diventarono addirittura suoi studenti.
La sua scuola raggiunse in breve tempo oltre 1000 studenti e già nel 1971 il Kyokushin aveva iniziato a crescere negli Stati Uniti. Nakamura era ora il capo riconosciuto del Kyokushin Karate in America e aveva già più di 30 scuole affiliate con migliaia di studenti. Così nel 1974 Nakamura fu promosso sesto dan. L'interesse per il Kyokushin oramai si stava diffondendo in tutto il mondo. C'erano molte richieste di istruttori per tenere seminari, così lui e Shigeru Oyama, che nonostante il cognome non aveva nessuna parentela con Masoyama, furono inviati a tenere corsi di karate di formazione Kyokushin anche in Nuova Zelanda. Nel 1976 però Nakamura si ritirò dal Kyokushin Karate per motivi che ho già raccontato un po' più nel dettaglio in un altro video che trovate qui sul canale, e nello stesso anno fondò la World Seido Karate Organization, che rifletteva le sue convinzioni sul vero valore del karate. Nakamura creò il Seido, che vuol dire via della sincerità. Tadashi Nakamura voleva sviluppare individui completi, impegnati a migliorare se stessi e non solo le tecniche di karate, con i principi di amore, rispetto e obbedienza, come principi fondamentali del Seido Karate. Nakamura si assicurava che i suoi studenti si sviluppassero spiritualmente e moralmente, oltre che fisicamente. Secondo Tadashi, infatti, una dura campagna di marketing ormai intrapresa da tanto tempo stava facendo perdere al Kyokushin la sua vera via. Nel 1976, come ho già detto, Nakamura si ritirò dal Kyokushin Karate. Come scritto anche su Wikipedia, questa cosa provocò molto scalpore in Giappone, nonché la rabbia di Oyama, che lo riteneva uno dei peggiori traditori. Probabilmente a causa di questo fu ordinata la sua esecuzione. Nakamura fu vittima in un agguato dove fu ferito da alcuni colpi di pistola in un parcheggio di Manhattan. Nonostante tutto, Nakamura andò avanti. La World Seido Karate Organization rifletteva la sua convinzione sul vero valore del karate, basandosi su 3 principi fondamentali: amore, rispetto e obbedienza. Con il primo principio Nakamura intende l'amore verso i propri genitori, verso i propri maestri, entrambi fondamentali per la formazione dell'individuo. Solo con l'amore, infatti, potremo offrire e condividere tutto senza aver bisogno di attaccarsi a niente. Con il secondo, il rispetto, si intende verso gli altri. Il rispetto ci aiuta a comprendere meglio anche gli insegnamenti che ci vengono dati da chiunque, un maestro, una madre o un padre. Insomma, il rispetto verso le persone ci migliorerà come persone stesse. Con il terzo principio, l'obbedienza, si intende obbedire alle le regole della scuola, di casa, ma anche le regole del dojo, il luogo dove si pratica l'arte del karate. L'obbedienza ci stimola a conservare l'umiltà e a tenere sotto controllo il proprio ego. Nella sua autobiografia The Human Face of Karate, Nakamura scrive: il karate è uno stile di vita, un modo di essere. Ho dedicato oltre 35 anni della mia vita allo studio e alla pratica e all'insegnamento delle arti marziali. Sono convinto che il karate abbia molto da offrire agli uomini, alle donne e ai bambini. Il mio scopo nel fondare il Seido Karate era mostrare quello che ritengo essere la vera essenza, il nocciolo del vero Karate Do, l'allenamento di corpo, mente e spirito, insieme per realizzare la pienezza del potenziale umano. Nel 1996 il figlio di Nakamura, Akira Nakamura, che aveva iniziato Seido Karate fin da piccolo, ha iniziato ad aiutare ad insegnare alla Seido Onbu Dojo. Nel 2006 il Seido Karate raggiunse i suoi 30 anni di attività. Per commemorare l'evento fu organizzato un evento internazionale. E fu nel 2008 che Nakamura, a 63 anni, nominò ufficialmente suo figlio Akira come suo successore alla guida del Seido Karate. Ma la scuola stava per essere messa a dura prova nel 2012 da un nemico devastante, l'uragano Sandy, una delle super tempeste più devastanti mai registrate. Colpì la costa orientale degli Stati Uniti, provocò seri danni alle strutture, alla città e al dojo e lasciò al buio e al freddo tutta l'area di New York per diverso tempo. Tuttavia gli studenti di Nakamura continuarono ad allenarsi nel dojo anche se non avevano né riscaldamento né elettricità. A seguito di questa grande prova di devozione di karate, Tadashi Nakamura promosse 5 donne al grado di sesto dan. L'evento più importante per Tadashi Nakamura però è stato il 6 giugno del 2016, dove il Seido Karate celebrò il suo 40° anno, in un evento che si tenne addirittura al New York
Yankee Stadium. Era presente anche l'ambasciatore giapponese Reishiro Takahashi, che consegnò a Nakamura un certificato di merito, ma anche il Dipartimento di Polizia di New York e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di New York, per mano del commissario Daniel Nigro, consegnarono a Nakamura una targa di encomio. L'11 settembre infatti il mondo fu scioccato dall'attacco terroristico al World Trade Center di New York. Il capitano dei Vigili del Fuoco di New York, Pat Brown, uno dei primi soccorritori, morì nel tentativo di salvare delle persone. Pat Brown era un praticante di Seido Karate, nonché uno studente di Nakamura. Migliaia di studenti da tutto il mondo si riunirono per partecipare a questo evento. Nakamura ha visto crescere e diventare la sua organizzazione così tanto da essere presente in 18 paesi e con più di 20.000 studenti in tutto il mondo. Suo figlio Akira è attualmente l'istruttore capo del Seido Karate. Oltre al karate, Tadashi Nakamura ha fondato anche la Seido Juku Benefit Foundation, un ente con lo scopo di beneficenza. Oggi Tadashi Nakamura ha 82 anni e vive non più a New York. Continua però ad accogliere gli studenti nel suo dojo da tutto il mondo ed è tutt'oggi in attività, anche se la scuola Seido Karate è ormai affidata totalmente al figlio Akira. Tadashi Nakamura è un esempio per tutti i praticanti, un uomo che ha dedicato la propria esistenza al karate, un uomo in grado di far appassionare decine di migliaia di persone in tutto il mondo alla sua arte marziale. Un maestro amato, rispettato, un maestro ammirato da tutti i praticanti di karate, e per questo non possiamo che dirgli grazie maestro per quello che ha fatto per il mondo del karate. Beh ragazzi, se vi è piaciuta la storia di Tadashi Nakamura non perdete il video precedente che ho dedicato un po' più approfondito alla storia del Kyokushin e noi ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!